Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questo è il mio furgone, un Bedford CF del 1981. In uno degli ultimi video vi avevo lasciato che dovevo fare una modifica all'impianto del riscaldamento dell'acqua, che oggi faremo con questa cosa qua, che praticamente mi sono fatto fare da un amico, qualche lavoretto. È quasi un peccato montarla al chiuso perché è troppo bello. Comunque, grazie Cristian. Bene, andiamo avanti. Smonto tutto quanto, ovviamente non ve lo faccio vedere, per questioni che avete visto già un miliardo di volte. Dunque se mi seguite ormai siete più bravi di me a smontare il mio mobile. E inizio a smontare. A fra poco! Ecco fatto. Dunque adesso questo qui dovrò trovare il metodo per metterlo. Eccolo. Per metterlo qua. Adesso che sto facendo noto già un errore di progettazione che ho fatto fare questa cosa qui, ma comunque niente di grave. Dai, questo qui sembra buono messo qua. Per cui adesso vi spiego che cosa serve questa cosettina qua. Praticamente il problema di questo impianto di riscaldamento dell'acqua, cioè ce n'è tanti di problemi, ma il problema maggiore, il problema più grosso, è dato dal fatto che l'acqua scaldata qua dentro arriva a una buona temperatura e praticamente anche se qui c'è un vaso di espansione riscaldato, comunque la differenza è tanta, per cui al rubinetto praticamente c'è un bello sbalzo di temperatura. Che cosa voglio fare? Voglio fare in modo che qui si depositi dell'acqua che viene miscelata da quest'acqua qua, praticamente l'acqua calda che passa direttamente dal radiatore viene miscelata e probabilmente dovrebbe essere un pochino più regolare come temperatura, forse? Va bene, comunque questo è l'intento. E poi ovviamente farò una prova per vedere proprio questa cosa qui, per cui vedrete anche la prova. Intanto modifico un attimino l'impianto, così posso fare la prova e vedremo direttamente l'avrò fatto e il test. Bene, dunque a tra poco, per voi un attimo, a tra poco. Ok, allora adesso è stato fissato questo qua in questa zona qui, così verrà anche leggermente riscaldato. È ovviamente smontabile, qua ci sono degli elastici, qua ho messo una rete ricoperta col nastro di alluminio, una bella staffa che tiene tutto quanto, e questo qui è sganciabile per poi quando dovevo svuotare l'impianto per poterlo girare per svuotarlo completamente dall'acqua. Ok, questi qua sono gli elastici dei sedili del 2 cavalli. Poi vi faccio vedere dietro cosa c'è. Facilmente smontabile, si fa così, si tira via. Questi qua sono due gommoni delle selle delle biciclette dove ho fatto passare all'interno la vite, che è fissata direttamente qua, che parte direttamente la staffa che tiene, perché questo qui è in gomma e servono per eliminare anche le vibrazioni che si potrebbero formare. Qui questi qua sono morbidi, non appoggia qui, è bello fisso. Bene, continuiamo. Allora, questo qui era il tubo che avevo messo all'interno di questo e devo dire che si è proprio spiaccicato tutto quanto, per cui diciamo che è inutilizzabile. Adesso ho preso questi qua, che sono dei tubi per l'acqua del radiatore, insomma tengono un bel po' la temperatura, ne ho messi 3 insieme in modo che entreranno giusti qua praticamente e non creeranno più problemi, perché in realtà il tubo, questo qui, avendo trovato lo spazio, era uscito, era andato anche un po' su per il condotto. Adesso in questo sistema qui ci sarà il passaggio dell'aria, anche tra un tubo e l'altro ci sarà l'aria che andrà dentro direttamente qua. Bene, così adesso questo qui è più stabile. Adesso rimontiamolo. E adesso risulta così finalmente. Qua c'è ovviamente lo spazio per passare l'aria, dentro e fuori dalla camera. Questi tubi qua adesso impediranno al tubo espandibile di uscire da questa zona qua. Adesso c'è veramente troppo poco spazio, non potrà più uscire. Tutto montato. Allora l'acqua adesso dalla pompa non arriva più direttamente qui, dunque dalla pompa l'acqua gira, va dietro qua, sale su e va direttamente al vaso di espansione riscaldato, come una sorta di preriscaldamento. Poi torna indietro e va finalmente dentro il radiatore. Dal radiatore, dove viene scaldata tanto, esce e va nel serbatoio, questo qua, questa sorta di serbatoio di miscelazione, ecco, possiamo chiamarlo così, e da qui parte poi va finalmente su al lavandino. Allora adesso in teoria ho fissato tutto, allora adesso provo, vediamo se scoppia qualcosa. A dopo! Altro step, messo qua il rubinetto di sicurezza ovviamente per il doccino. Oltretutto ho usato queste bellissime fascette che non servono a niente come fascette vere
praticamente le ho avvitate dietro e poi dopo ci ho messo questa roba qui che viene tenuta qui in modo veramente solido, e qua sotto invece non è stretta, è solamente per evitare che giri, diciamo, il sistema. Tra poco avremo anche l'isolazione termica, così, ecco qua, bene, fatto l'isolazione, ovviamente è smontabile anche questa qui, così un po' di temperatura che viene prodotta rimane dentro tutta questa zona qui, così l'aria calda scalda anche il miscelatore dell'acqua, insomma ci sarà un risultato più omogeneo. Rimonto tutto quanto e poi si fa una prova. A fra un attimo! Eccoci qua pronti per la prova. Allora, qui c'è il termometro che indica la temperatura all'interno del condotto, qua dentro abbiamo 3 bicchieri e adesso cominciamo con questa prova. Adesso per sicurezza controlliamo che la temperatura dell'acqua sia temperatura ambiente. La sondina nera, qua rimane la temperatura, si vede? Poco, dovrebbe stare così. Ecco qua, qui c'è la temperatura dell'acqua del bicchiere che adesso è a 11,9 gradi, perché dopo lo sposterò da bicchiere in bicchiere una volta arrivato in temperatura. Qua arriveremo intorno ai 70 gradi, una volta arrivato ai 70 gradi praticamente faremo la prova. Bene, accendiamo il riscaldatore e facciamo 30 gradi. Bene, tra poco partirà, intanto io faccio altre cose. Così e così, non cade. Bene, siamo arrivati al dunque. Allora scarichiamo quest'acqua fredda, adesso facciamo andare l'acqua finché comincia a scaldare. Tanto la temperatura qua è decaduta subito appena è passata l'acqua fredda all'interno. Secondo bicchiere e terzo bicchiere. Allora, il primo bicchiere è a, diciamo, prossimo ai 22 gradi. Tanto svuotiamo il primo. Nel primo bicchiere si stava iniziando a miscelare all'interno di quel serbatoio con l'acqua calda che arrivava dal radiatore. In questa qui siamo già a 24 gradi e mezzo, che è già accettabile. E poi andiamo nel terzo bicchiere, siamo intorno ai 23 gradi e mezzo. Sì, direi che adesso è stabile, 23 gradi e mezzo. Siamo intorno ai 22 e mezzo e così via. Adesso diciamo la temperatura è molto più stabile di prima. Ovviamente quando il sistema è da più tempo che sta andando, anche l'acqua all'interno del serbatoio di miscelazione diventerà calda anche quella. 24 gradi e mezzo. E qui siamo ancora di più, siamo sui 26,6, 26,7, mentre arriveremo ai 27 e mezzo. No, 27. Questo siamo intorno ai 29 gradi, diciamo. Un altro bicchiere ancora, ecco, ho perso il conto. Dunque è probabile che ci mette un po' a miscelare dentro un litro d'acqua. Ok, qua siamo intorno ai 30 gradi,9. Facciamo ancora un bicchiere. - 31,6, dunque sta più o meno salendo la temperatura, però è costante. Come vedete le temperature di sovraimpressione che sto mettendo qua praticamente c'è una costanza, direi, abbastanza buona. Questa l'abbiamo raggiunto come obiettivo. 31,5.
Qua siamo quasi intorno ai 34 gradi, adesso ne facciamo ancora uno e poi direi siamo a 33,9 e questo ultimo qui, beh, ho fatto tanti bicchieri sopra i 30 gradi, per cui sono molto contento. Comunque 34 gradi e 4. Adesso facciamo una prova, la faccio scorrere abbastanza e voglio vedere tra un po' di secondi, tipo dopo che ti sei sciacquato, che ti sei fatto la doccia, a che temperatura arriviamo. Sempre calda. E basta, però già sciacquato a questo punto. Adesso fai la misura. Bene, qua siamo arrivati a 39 gradi sopra al radiatore, 38 gradi e 6, perché ovviamente l'acqua fredda che passa fa battere la temperatura. Adesso vediamo questo bicchierone pieno che abbiamo straboccato, che temperatura siamo. Scende, vediamo di quanto. Allora, 30 gradi,6, forse aspettando un po' scenderà ancora leggermente, però siamo rimasti intorno ai 30 gradi. Diciamo che si riesce ad avere una temperatura globalmente intorno ai 30 gradi, un po' meno, un po' di più, a parte all'inizio quando l'acqua nel miscelatore si miscela direttamente con quella fredda, che però col tempo anche quella lì poi viene scaldata, ovviamente, perché è dentro tutta quella copertura che avete visto. L'ho fatto apposta per sfruttare il calore residuo, diciamo, per scaldare anche quell'acqua lì. Dunque, radiatore, serbatoio di espansione riscaldato e il serbatoio di miscelazione, nell'insieme, anche se un po' complesso, comunque si riesce ad avere una temperatura accettabile, 30 gradi,3. Adesso facciamo ancora una prova per sicurezza, per non farci mancare niente. Ecco, adesso la temperatura è scesa a 24,5, diciamo, forse leggermente sopra i 24 gradi, il minimo accettabile per farsi una doccia. Adesso invece, senza più la pressione data dalla pompa, userò solamente il residuo dell'acqua che rimane nel serbatoio di espansione. Vediamo innanzitutto quanta acqua c'è e le temperature solo col vaso di espansione. Tre bicchieri super abbondanti. Allora, e ce n'è ancora? Quanta ce n'è ancora? Ah, dai, finita. Abbiamo fatto un test, ho messo circa 10 litri di acqua nel serbatoio, per cui sono andati via 10 litri per fare questo test qua. Intanto posso anche spegnere il riscaldamento. Abbiamo un 24,4, non so più se mi basterà lo spazio qui per segnare, magari l'ho messo in giro. Bene, qua siamo intorno ai 26,9 e l'ultimo bicchiere siamo intorno ai 26,5, per cui devo dire ottimo risultato. Bene, andiamo, puliamo, qualche ditata l'ho lasciata, tiriamo via anche questi. Bene, abbiamo visto che l'ultima modifica che ho fatto, il serbatoio di compensazione, ha dato i suoi frutti. In pratica riesco ad avere più costanza di temperatura, ovviamente la temperatura, il sistema appena acceso arriva a quei 30 gradi, gira all'intorno, naviga all'intorno a quei 30 gradi, il minimo indispensabile per potersi lavare senza ghiacciarsi. Sicuramente migliorabile, ma adesso ci farò qualche test, andando in vacanza, al fresco, e vedrò un pochino se la cosa funziona e è accettabile. Dunque, se avete trovato questo video abbastanza interessante,
mettete un bel like. E poi condividete con qualcuno che deve fare qualche lavoro del genere o vuole sperimentare questa cosa qua. Ricordatevi le avvertenze che ho detto nell'altro video, se siete curiosi andate a pescarlo. E poi, se non volete perdere i prossimi video o volete vedere quelli vecchi con più facilità e volete proprio esagerare, iscrivetevi al canale. Da me, l'esperimento del riscaldamento dell'acqua istantaneo, che non è tanto istantaneo, però è un riscaldamento abbastanza veloce dell'acqua, e arranco, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah sì, mi raccomando, e nella prima settimana magari hypate anche, che non è neanche una brutta cosa. Bene, ciao!